Quante volte hai visto un gatto fissare il vuoto assoluto, immobile come una statua, gli occhi sgranati verso un angolo buio della stanza, dove tu non vedi assolutamente nulla? La leggenda popolare dice che stiano guardando i fantasmi o percependo dimensioni a noi invisibili. La scienza, invece, ci racconta una storia molto più complessa e infinitamente più affascinante. In quel preciso istante, dietro quegli occhi magnetici e alieni, potrebbe nascondersi la chiave per risolvere uno dei più grandi misteri della medicina umana. Un segreto microscopico custodito in milioni di anni di evoluzione, che oggi sta letteralmente sconvolgendo i laboratori di neurologia di tutto il mondo. Perché vedi, il cervello di quel piccolo predatore da salotto nasconde un'ombra subdola che noi esseri umani conosciamo fin troppo bene e che fino a pochissimo tempo fa credevamo fosse una maledizione esclusivamente nostra. Preparati, stiamo per entrare in un territorio inesplorato. Per capire l'errore, devi prima comprendere la perfezione. Il cervello di un gatto sano è una delle macchine biologiche più raffinate dell'intero pianeta. Contiene circa 250 milioni di neuroni solo nella corteccia cerebrale. È un supercomputer ottimizzato per una singola, spietata funzione: calcolare traiettorie complesse in frazioni di secondo, elaborare suoni ad altissima frequenza e mappare il territorio con una precisione geometrica. Ogni ricordo, ogni salto calcolato, ogni abitudine è codificata in una foresta densissima di connessioni elettriche. Un'autostrada di informazioni dove i dati viaggiano a oltre 400 km/h. Tutto funziona in un'armonia silenziosa e letale. Ma come tutte le macchine ad altissime prestazioni, anche questa ha un punto debole. Un difetto di fabbrica nascosto nel profondo del suo codice genetico. Un difetto che condivide esattamente con te. Prima di scendere nell'oscurità di questo abisso microscopico, devo fermarmi un secondo. Questo viaggio che stiamo per compiere è puramente educativo. Ti mostrerò i meccanismi intimi di una malattia complessa, ma ricorda sempre che questo video non sostituisce mai il parere del tuo medico o del tuo neurologo. La scienza osserva, esplora, ma la medicina clinica si fa negli ospedali, insieme agli specialisti. Bene, ora che abbiamo tracciato i confini della nostra esplorazione, possiamo varcare la soglia. E la soglia è una scoperta fatta quasi per caso dai veterinari di tutto il mondo. Hanno iniziato a notare che i gatti anziani, superati i 15 anni di età, mostravano comportamenti incomprensibili. Si perdevano nei corridoi di casa, fissavano i muri, dimenticavano dove fosse la loro ciotola del cibo, non riconoscevano le persone con cui avevano vissuto per un decennio. Non era semplice vecchiaia, era un vero e proprio blackout strutturale. Qualcosa stava cancellando la loro mappa del mondo. Quando i ricercatori hanno finalmente analizzato al microscopio il tessuto cerebrale di questi felini disorientati, sono rimasti senza fiato. Quello che hanno visto non aveva senso. O meglio, aveva un senso terrificante. Non stavano guardando una malattia animale. Stavano guardando lo specchio esatto di una mente umana devastata dal morbo di Alzheimer. Fino a quel momento, credevamo che questa patologia neurodegenerativa fosse il prezzo da pagare per avere un cervello umano così grande e complesso. Un tragico effetto collaterale della nostra intelligenza superiore. Ma la natura aveva appena ribaltato le carte in tavola. Il gatto, un animale con un cervello grande quanto una noce, stava combattendo la nostra stessa identica guerra cellulare. Ma c'è una differenza fondamentale. Una differenza che rende il cervello del gatto non solo una vittima, ma forse la soluzione definitiva al nostro problema.
E per capirla, dobbiamo rimpicciolirci fino a sfiorare i singoli atomi. Siamo scesi a una scala dove la biologia diventa pura chimica. Questo è lo spazio tra due neuroni, la sinapsi. Un abisso microscopico dove i pensieri saltano da una sponda all'altra sotto forma di scintille chimiche. In un cervello sano, questo spazio viene costantemente pulito. Le proteine di scarto vengono smontate e riciclate dal sistema di smaltimento dei rifiuti del corpo. Ma guarda cosa succede qui. Una proteina specifica, chiamata amiloide beta, inizia a comportarsi in modo anomalo. Invece di dissolversi, cambia forma, si piega male e come un pezzo di puzzle deformato inizia a incastrarsi con altre proteine identiche. Si agganciano l'una all'altra formando catene indistruttibili. Non è un attacco esterno, è un tradimento dall'interno. Il corpo sta fabbricando il proprio veleno, molecola dopo molecola. Quella che vedi formarsi davanti ai tuoi occhi è la struttura reale, mappata dagli scienziati, della fibrilla amiloide beta 42. I biologi la conoscono come PDB2-BEG. Milioni di queste fibrille si aggregano per formare una placca amiloide. Immaginala come una colata di cemento, a presa rapida, versata direttamente sui delicati ingranaggi di un orologio svizzero, o come della ruggine chimica che si incrosta sui cavi dell'alta tensione. Man mano che questa placca cresce, occupa fisicamente lo spazio vitale, soffoca i neuroni dall'esterno. I segnali elettrici che prima viaggiavano liberi ora si schiantano contro questo muro impenetrabile. I ricordi del gatto, l'immagine del suo padrone, la mappa della sua casa non sono scomparsi. Sono semplicemente bloccati dietro questa diga di proteine tossiche. Il segnale parte, ma non arriva mai a destinazione. Il risultato è il disorientamento totale, il vuoto. Ma l'attacco dall'esterno è solo metà dell'incubo. Fermati, respira. Ora dobbiamo entrare dentro il neurone stesso. Immagina l'interno di una cellula cerebrale come una rete ferroviaria complessa, tenuta insieme da binari chiamati microtubuli. Questi binari trasportano il nutrimento vitale. A tenere dritti questi binari c'è una proteina fondamentale, la proteina tau. Il suo compito è mantenere l'ordine, ma sotto l'assalto della malattia, la proteina tau impazzisce. Si stacca dai binari e inizia a intrecciarsi su se stessa, formando dei grovigli caotici. Senza il supporto della tau, i binari collassano. La rete ferroviaria interna si disintegra. La cellula, letteralmente, muore di fame dall'interno. Questo doppio attacco, le placche fuori e i grovigli dentro, è la firma spietata dell'Alzheimer. Nei gatti, proprio come in noi. Se sei arrivato fin qui, nel profondo di questo labirinto di sinapsi spezzate, è perché una parte di te voleva sapere. Voleva capire davvero cosa succede nel buio della mente. E c'è molto altro da scoprire. Perché la vera domanda non è perché i gatti si ammalano. La vera domanda, quella che sta tenendo svegli i ricercatori di notte, è un'altra. Nonostante i loro cervelli siano pieni di queste placche tossiche, esattamente come i pazienti umani più gravi, molti gatti non perdono completamente la testa. Mostrano sintomi, sì, ma spesso mantengono una qualità di vita che un essere umano nella stessa condizione clinica si sognerebbe. I loro cervelli sono devastati, ma la loro mente resiste. C'è un paradosso enorme in gioco. La natura ha fornito a questi animali uno scudo segreto, un meccanismo di compensazione che noi non possediamo o che abbiamo dimenticato come usare. Perché loro resistono e noi crolliamo? La risposta risiede in un incidente evolutivo avvenuto decine di milioni di anni fa. Noi umani abbiamo barattato la resilienza pura per ottenere una complessità estrema. Abbiamo sviluppato una corteccia prefrontale massiccia
per il linguaggio, la matematica, l'arte. Ma questa complessità ha reso la nostra rete neurale incredibilmente fragile. Come un castello di carte alto 100 piani. Basta toglierne una alla base e tutto crolla. Il gatto, invece, ha mantenuto un'architettura cerebrale più antica, più compatta, focalizzata sulla percezione sensoriale e sull'istinto di sopravvivenza. È come un bunker di cemento armato. Quando la malattia colpisce e distrugge una via neurale, il cervello del gatto è maestro nel costruire percorsi alternativi. Un bypass di emergenza. Perde una strada principale e ne apre immediatamente 2 secondarie. Ma c'è un altro attore su questo palcoscenico microscopico. Un neurotrasmettitore chiamato acetilcolina. È la molecola fondamentale per l'apprendimento e la memoria. Nell'Alzheimer umano, i neuroni che producono questa molecola sono tra i primi a morire. È come se la centrale elettrica della memoria venisse bombardata. Nel gatto, questo declino avviene in modo molto più lento e controllato. I loro cervelli riescono a mantenere livelli funzionali di acetilcolina molto più a lungo, nonostante le placche amiloidi stiano distruggendo il quartiere circostante. È una difesa chimica tenace. E qui la ricerca veterinaria e quella umana si sono finalmente scontrate, unendo le forze per un obiettivo comune. Guarda attentamente questa struttura mastodontica. È l'enzima acetilcolinesterasi, identificato come 1W7V. Il suo lavoro normale è distruggere l'acetilcolina dopo che ha consegnato il suo messaggio, per fare pulizia. Ma quando il cervello è malato e c'è già poca acetilcolina in giro, questo enzima diventa un sicario spietato che distrugge le poche molecole di memoria rimaste. Gli scienziati hanno capito che se riusciamo a bloccare questo enzima, possiamo salvare la memoria. I farmaci che usiamo oggi per rallentare l'Alzheimer negli umani fanno esattamente questo. Si incastrano nell'enzima, bloccandolo. E indovina un po'? Funzionano anche sui gatti. Trattando i felini anziani con molecole simili, i veterinari hanno visto gatti disorientati tornare a riconoscere le loro case. Un ponte chimico che salva 2 specie diverse. 100.000 anni di convivenza. Abbiamo adorato i gatti come divinità nell'antico Egitto. Li abbiamo imbarcati sulle nostre navi, li abbiamo accolti nei nostri letti. Eppure, solo ora ci stiamo rendendo conto che il tesoro più grande che ci hanno offerto era nascosto nel loro declino. Studiando come il cervello felino combatte l'Alzheimer, gli scienziati stanno imparando a spostare l'attenzione. Per decenni abbiamo cercato solo di distruggere le placche amiloidi negli umani, fallendo ripetutamente. I gatti ci stanno sussurrando un'altra verità. Forse non dobbiamo per forza eliminare le placche. Forse dobbiamo imparare a sopravvivere con esse. Dobbiamo studiare la resilienza della rete, stimolare la neuroplasticità, rinforzare i percorsi alternativi, trasformare il nostro fragile castello di carte in un bunker inespugnabile. Oggi i laboratori non sono più luoghi di disperazione, ma fucine di speranza. Stiamo sviluppando anticorpi monoclonali capaci di agganciare le placche tossiche e segnalarle al sistema immunitario affinché le divori. Stiamo usando la stimolazione magnetica per forzare i neuroni pigri a creare nuove connessioni, imitando la neuroplasticità naturale dei felini. E i risultati stanno arrivando, lentamente, ma inesorabilmente. Immagina un cervello che, dopo anni di buio e nebbia, ricomincia a riaccendersi, quartiere dopo quartiere. I ricordi che sembravano cancellati si rivelano solo inaccessibili, e ora le strade per raggiungerli vengono ricostruite. Il corpo umano ha una capacità di guarigione che sfida l'immaginazione. Doveva solo capire quale strategia
usare. E la mappa ce l'ha fornita il nostro compagno più silenzioso. La prossima volta che guarderai il tuo gatto fissare il vuoto, non pensare a un errore di sistema. Pensa a un campo di battaglia. Lì dentro, in quel cranio minuscolo, si sta combattendo una guerra antichissima tra l'ordine della vita e il caos dell'entropia. Una guerra che ci unisce in una fratellanza biologica profonda. Non siamo isole isolate nella biologia dell'universo. Le nostre malattie, le nostre paure, i nostri ricordi che sbiadiscono sono fili intrecciati nello stesso immenso arazzo della vita terrestre. E la cura per le nostre sofferenze più grandi non arriverà dall'arroganza di crederci unici, ma dall'umiltà di guardarci intorno, di studiare chi combatte le nostre stesse battaglie, in silenzio, sul tappeto del nostro salotto. La maggior parte degli atomi del tuo corpo, escluso l'idrogeno, è stata forgiata nel nucleo di stelle. L'idrogeno si è formato durante il Big Bang. Sei qui, in questo momento preciso, in questo universo sconfinato. Il numero 10, elevato alla 123esima potenza, si riferisce all'entropia dell'universo osservabile o alla precisione delle condizioni iniziali del Big Bang, non alla probabilità statistica dell'esistenza di un individuo. Non stai guardando il cosmo attraverso uno schermo. Sei il cosmo che, per un istante infinitesimale, ha sviluppato un cervello per guardare se stesso, per ricordarsi di sé. Non sei nel cosmo, sei fatto di cosmo. Io sono Renderium e questo era il fragile filo che trattiene i tuoi ricordi. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro rendiamo visibile ciò che il tuo corpo ti nasconde ogni giorno.